Ecco il nostro Passepartout, una strepitosa scultura greco-romana scoperta a Roma nel Cinquecento, l'Ercole Farnese, oggi nel Museo di Napoli, forse il più bel museo archeologico del mondo. Abbiamo tentato di capire come mai sia andata a finire a Napoli ed abbiamo scoperto i Borbone. La nostra storia inizia da qui, dal Palazzo Reale di Napoli, un edificio abbastanza rude, costruito nel Seicento come sede dell'amministrazione del viceré spagnolo, poi trasformato in varie fasi successive e soprattutto per via di un incendio del 1830, ma che ha assunto la sua forma definitiva con una strana curiosità, che è una delle chiavi per capire la storia di cui parliamo, e sono gli 8 re che stanno sulla facciata e che furono piazzati lì nel 1868, 8 anni dopo l'unità d'Italia. Vittorio Emanuele II d'Aosta conclude con una spada di bronzo alzata una carrellata su tutte le monarchie straniere che hanno dominato Napoli, esposte nel massimo della retorica postunitaria. Ruggero il Normanno, Federico lo Svevo, Carlo d'Angiò il francese, Alfonso di Aragona, Carlo V d'Asburgo, Carlo III, l'unico Borbone, ma è indicato come terzo quindi di Spagna e non di Napoli, Gioacchino Murat e infine il re dell'Italia Unita. Mancano integralmente i Borboni di Napoli. Una dimenticanza, una svista oppure una determinata scelta politica? Andavano cancellati dalla memoria gli unici che erano stati sovrani assoluti della città? Borbone è uno che viene giudicato male non per colpe sue, ma per il fatto che uno che volesse governare il Mezzogiorno allora come adesso andrebbe sempre male, insomma. Paolo III Farnese, diventato papa nel 1535, chiede per suo figlio uno stato sovrano. A Pierluigi Farnese viene dato da Carlo V il ducato di Parma e Piacenza. In Francia nel 1592 il Borbone Enrico IV diventa re con la famosa frase «Parigi val bene una messa». È lui il primo Borbone regnante. Nel 1700 l'uomo più potente d'Europa, Luigi XIV, il Re Sole, anche lui Borbone perché discendente da Enrico IV, riesce ad imporre alla Spagna come re un suo nipotino cadetto, Filippo V. Inizia così la dinastia dei Borbone di Spagna. Filippo V, rimasto vedovo, pur avendo già eredi al trono, decide di risposarsi con l'ultima dei Farnese, Elisabetta, che governa il ducato di Parma e Piacenza. I figli di quest'unione avrebbero un avvenire politico ridotto, ma l'ambizione di Elisabetta vuole per il suo primogenito Carlo un posto di lavoro adatto all'Europa delle corti. Nel 1734 viene quindi data al Regno di Napoli la sovranità e l'indipendenza assoluta, per la prima volta in 2000 anni di storia. Carlo ne diventa il re. Così inizia la dinastia dei Borbone di Napoli. D'ora in poi Carlo ha solo un problema di targa, perché è detto primo come duca di Parma, settimo in quanto re di Napoli, e diventa definitivamente terzo quando nel 1759 va a regnare in Spagna, alla morte del suo semifratello. Una carriera strepitosa. Il problema di targa ossessiona anche il suo successore Ferdinando, il quale è quarto come re di Napoli, terzo quando diventa il re di Sicilia e infine primo del regno unificato delle due Sicilie, dopo la restaurazione post-napoleonica. Le malelingue lo targheranno zero in politica. I successori di Ferdinando rimettono ordine nei numeri e sono Francesco I, timorato di Dio. Ferdinando II, uomo assai illuminato. Infine il povero Francesco II, detto Franceschiello per la sua giovane età,
che regna una sola stagione perché l'Italia viene unificata e Garibaldi dichiarato il dittatore del Mezzogiorno. Franceschiello lascia Napoli con un discorso storico. Sono più napoletano di voi. E il trono borbonico evaporò. Direi che all'inizio della dinastia e per molto tempo furono in moltissimi ad amarlo qui nel Mezzogiorno. In ultimo le cose non stavano più così, come prova la repentina caduta dello Stato. Amato dal popolo in particolare, amato dal popolo minuto, dal popolo travagliato da problemi di miseria. Del resto, non dimentichiamolo, i napoletani hanno sempre avuto bisogno di un sovrano che, anche se non vestisse abiti regali, rappresentasse la concentrazione di tutto il bene di cui il popolo non poteva godere. Ai tempi di Carlo, così come in anni recenti, ai tempi del sindaco Antonio Bassolino o anni prima, ai tempi di Achille Lauro. Odiato soprattutto da coloro che ne subirono le persecuzioni per una reazione che era anche naturale, ma non insisterei su questo elemento dell'odio perché anche i più feroci antiborbonici lo erano nel nome soprattutto di un ideale, non per un'avversione personale a quei sovrani. Fa parte proprio dell'essere del napoletano amare e odiare i propri miti, ma è un rapporto in cui non possiamo mai separare l'amore dall'odio o viceversa. È un tutto unico, si ama e si odia il sovrano, si ama e si odia la propria donna, si ama e si odia i propri figli, si ama e si odia la propria città. Carlo Borbone Farnese conquista il suo posto di lavoro a Napoli nel 1734 e si mette subito all'opera. Riprogetta i bacini marittimi del porto e riprogetta anche l'opera vera e propria, quella lirica. Paisiello, Mercadante, Pergolesi. Un re che si rispetti ha bisogno di una reggia alla sua altezza. 1737 viene costruita a Capodimonte. Ma si vede che allora la reggia era un simbolo importante. Di primo acchito sembra un'architettura molto militare, ma bisogna pur sempre ricordarsi che Carlo è figlio di un uomo nato in Francia e che la madre proviene dalla reggia di Colorno fuori Parma e da Palazzo Farnese a Roma. Noi torniamo dalla casa, spingolo francese. Dico, se devono essere l'ufficio centrale dello Stato, come facevano a riempire tutte quelle stanze lì? Mi chiamano figliolo tras, quando spingono dai buoni turnese. Mi chiamano figliolo tras. La moglie di Carlo, Maria Amalia von Sachsen-Coburg, è la nipote di Augusto il Forte, il fondatore della fabbrica di Meissen. A Napoli si deciderà di copiare l'antenato e nasce la fabbrica di porcellane di Capodimonte. A chi va belli spingolo francese, a chi va spingolo, a chi va. Questo imponente edificio, oggi in restauro, è l'Albergo dei Poveri, 1751, una delle prime grandi opere sociali volute da Carlo III di Borbone. Doveva raccogliere 8.000 poveri provenienti da tutto il regno. È forse l'edificio di assistenza pubblica più grande dell'Europa del Settecento. Ma Carlo è un uomo ambizioso. Dopo Capodimonte si ricorda che il bisnonno era niente meno che Luigi XIV, il Re Sole, e decide che anche lui vuole la sua Versailles. La costruirà qui a Caserta affidandola all'architetto Luigi Vanvitelli. La reggia di Caserta è veramente il simbolo della follia, insomma. Perché è un sogno. Cosa c'entra quella reggia lì con Napoli e con il sud? Niente. È una reggia appunto da Re Sole e un paese di re merda. Ma lo stesso come la Veneria reale era sproporzionata al Piemonte. E poi Carpe Diem, le stesse carpe che troverete al castello di Chantilly, fuori Parigi.
Carlo porta a Napoli l'eredità materna, il grande tesoro dei Farnese, forse la più importante operazione di spostamento d'arte di tutto il Settecento europeo. E rieccolo il nostro Passepartout, l'Ercole latino, uno dei 2 statuoni ritrovati negli scavi delle terme di Caracalla dall'antenato Paolo III, Papa. Siamo nel 1752. 7 anni dopo, per morte del fratello di Primo Letto, Carlo diventa Carlo III di Spagna. Abbandonerà il regno e lascerà suo figlio telecomandato da Madrid. Il nuovo Borbone si chiama Ferdinando IV, ha 9 anni e regnerà forse con il regno più lungo della storia d'Europa per 66 anni. Sembra costretto ad un destino banale e invece viene riscattato da una donna, sua moglie, bruttina, bruttina, bruttina. Lui inizialmente ne aveva scelta una molto carina nell'album che forniva regolarmente la Casa Imperiale d'Austria fra le figlie, ne avevano tantissime, ne scelse una, purtroppo morì. Gliene mandarono un'altra in sostituzione che non era gradevole come la prima, ma incredibilmente intelligente e aveva 2 caratteristiche. Una mamma, Maria Teresa d'Austria, che era il simbolo del dispotismo illuminato settecentesco, e una serie di sorelle, fra cui Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI e destinata alla brutta sorte della Rivoluzione francese. E attorno a Caserta inizia la vera rivoluzione agricola del Settecento italiano. Qui viene scoperto il pomodoro San Marzano, si stimola la produzione della mozzarella e nascono le 2 meraviglie della nostra cultura nazionale, la pizza e gli spaghetti, come si può vedere già in questo presepe del Settecento, dove 2 contadini arrotolano intorno alla forchetta i primi spaghi colorati di rosso. E infine si tenta l'innovazione industriale, proprio come nel Lombardo-Veneto di Maria Teresa, portando il bacco da seta e le prime setterie. E questo a Caserta è lo studiolo di Ferdinando IV, dove le malelingue dicono che l'unica cosa che avesse mai scritto era il nome dei suoi guardiacaccia. Ferdinando non pensa solo alla caccia. Alle spalle del Vesuvio e vicino alla Reggia, lui accarezza un sogno, quello dell'utopia borbonica. Qui, vicino alla piana dove si allevano i bachi da seta e dove cresce la canapa, nascerà il primo impianto industriale moderno, quello delle setterie di San Leucio. Dal bacco, con un movimento ad acqua, fino al filo. E sopra la ciminiera gli appartamenti del re, dai quali si poteva vedere sia le prime case operaie della storia d'Italia che, come era necessario, la chiesa. E dietro agli operai, in fondo all'orizzonte, Ischia e Capri. Un uomo molto serio che maturò con gli anni e raggiunse la maturità piena quando divenne re di Spagna. Troppa caccia e troppi figli. Ferdinando era un uomo pieno di vitalità, anche troppa, diciamo, e con un senso nativo della regalità. Non sembra che avesse una visione politica che andasse oltre il diritto divino suo e della dinastia a regnare su Napoli. Troppe donne, troppa caccia, troppi figli, troppa fede.
L'atto amministrativo più clamoroso della carriera politica di Ferdinando, e forse anche il più intellettuale, è la decisione di affidare a Ferdinando Fuga la costruzione di un edificio integralmente destinato alla cultura, il primo dell'Europa continentale. Nel 1777 apre il Real Museo di Napoli e la Biblioteca degli Studi. Ferdinando rinuncia alla proprietà privata dell'eredità farnese, rende pubbliche le collezioni che suo padre custodiva a Capodimonte e qui porta i dipinti, i camei e i tesori. Come la tazza farnese in agata sardonica, uno degli oggetti antichi più incredibili che siano pervenuti fino a noi. Ma il colpo magistrale va a segno quando riesce a togliere dai vincoli romani la collezione farnese ancora nel palazzo lungo il Tevere. Ed eccolo, l'originale del nostro Passepartout, il mitico, calmo e eroico Ercole Farnese, dalle chiappe possenti e con i frutti nascosti nella mano destra. Fu rinvenuto assieme a tutte le altre statue che abbiamo visto nelle terme di Caracalla a metà del Cinquecento, quando Paolo III Farnese decide di iniziare gli scavi per arricchire le proprie collezioni. Mi immagino il trasporto folle da Campo dei Fiori a Roma fino al Tevere, poi in nave fino a Mergellina e infine sui carri di legno trainati dai buoi fino nei parchi e nel museo. Tonnellate di marmo e di pietre. Sì, vabbè, ma è un po' come i faraoni, come le piramidi. Questo rapporto fra grandezza architettonica e artistica e la civiltà è molto equivoco. Cioè, bisogna scegliere, o vuoi i palazzi di regali babilonesi o vuoi le poste telegrafe. E il museo assume la sua conformazione definitiva quando qui vengono trasportati i rinvenimenti più importanti degli scavi di Ercolano e di Pompei. L'immagine storica di Ferdinando si spaccò nel 1799. La sua repressione contro la rivoluzione fu durissima. Il popolo forse lo sosteneva, ma tutta la nobiltà aveva tentato di ribellarsi. Questo palazzo testimonia ancora oggi della reazione di quegli anni. Il duca Serra di Cassano chiese la grazia per suo figlio ventenne, gli fu negata, fu decapitato e da allora, in segno di lutto, il portone lì in fondo, che era la porta principale d'accesso, è chiuso e si entra dal retro. Don Giuliano Colonna, decolato. Don Gennaro Cassano Serra, decolato. Don Nicola Pacifico, decolato. Eleonora Pimentel Fonseca, afforcata. Sacerdote professor Domenico Vincenzo Troisi, afforcato. Il giovane Pignatelli, decapitato. A mio parere la rivoluzione del 99 fu sconfitta così sul piano della cronaca, vinse storicamente, tanto vinse storicamente che le sue affermazioni in parte le dovettero tradurre in realtà
I Borboni stessi al loro ritorno a Napoli nel giugno del 1799. In altra parte furono abbastanza completamente realizzati sotto i due re francesi dal 1806 al 1815 e finalmente tornati definitivamente ai Borboni nel 1815 non poterono più scalfire le riforme che erano state fatte, le dovettero accettare, chiamarono codice borbonico il codice napoleonico, ma questi sono dettagli, e quindi secondo me le istanze del 99 hanno vinto quasi subito, a distanza di pochi anni. Mi sorprende molto che si parli ancora di rivoluzione del 99, ma quale rivoluzione se coloro che concorsero alla realizzazione dell'esperienza brevissima della Repubblica Partenopea erano gli stessi che fino a pochi giorni prima, fino a pochi mesi prima erano a corte con Ferdinando e che poi in parte tornarono a corte con Ferdinando. Certo, questa rivoluzione rispetto ad altre rivoluzioni avvenute pochi anni prima, che sarebbero avvenute anni dopo in Europa, non lasciò nessun segno nella cultura napoletana. Quello che oggi noi definiamo come rivoluzione è soprattutto un recupero storicistico operato da certi settori della intelligenza napoletana. 1839, ultimo primato borbonico. Il penultimo re di Napoli inaugura la prima ferrovia d'Italia. E non è, come pensano alcuni, un inutile vezzo per la modernità, ma corrisponde alla volontà di far nascere un'industria pubblica competitiva e d'avanguardia. In questo capannone nasceranno le prime locomotive d'Italia. Siamo nelle officine di Pietrarsa sulla famosa linea Napoli-Portici ed è oggi questo un museo che vi consiglio di visitare perché è un luogo di utile riflessione. C'è una troppa grande disparità intanto fra Napoli e il resto del Regno, perché Napoli era una città civile, una metropoli più avanzata di altre città europee, però vivevano sul resto del sud, tutti i duchi di Napoli avevano tutte le tenute in Puglia o nel resto del Regno dove sfruttavano i contadini. Non è che il pareggio del bilancio, l'attivo del bilancio o il passivo del bilancio di per sé indichino le condizioni economiche e civili di un paese, bisogna vedere invece, per avere un'idea di questo, anche un'idea del rapporto fra lo stato del bilancio e lo stato reale economico della società. Per esempio, il fortissimo deficit del bilancio piemontese, del Regno di Sardegna, come si dovrebbe dire, era correlativo a una grandiosa politica di opere pubbliche, con la costruzione di ferrovie, porti, eccetera, di una serie di servizi, tra cui quella della pubblica istruzione, che altrove non c'erano, non essendoci non costavano e favorivano l'attivo del bilancio. In Piemonte c'erano e sfavorivano l'attivo del bilancio. Questi dati che abbiamo per il Mezzogiorno d'Italia confermano che la situazione non era così drammatica, la situazione divenne realmente drammatica, se non tragica, proprio quando si passò da un'amministrazione borbonica, che certo aveva notevoli difetti, ad un'amministrazione piemontese che era solo di rapina per il Mezzogiorno. Da dire subito, questi sono dei misteri storici che tutti quanti, su cui si discute da secoli ma che nessuno risolve. Lì ci sono queste teorie che la grande svolta è stata quella di Federico II, che avrebbe potuto iniziare la democratizzazione del Sud, e invece ha fatto un regno illuminato ma però feudale. L'Italia dei baroni ha bloccato ogni progresso. Sì, da una certa retorica risorgimentalista
che però non aveva nulla a che fare con lo spirito autentico e più alto del Risorgimento. Soprattutto da coloro che non riconoscono o non riconoscevano questa bipolarità di amore e odio, di ombre e luci, di miseria e nobiltà, di fede e superstizione, di altissima civiltà e di grandissimo atteggiamento selvaggio che appartiene alla cultura, in senso lato, dei napoletani. Questo è un uso politico, direi senz'altro deteriore, che era come in Italia per lungo tempo essere chiamati fascisti. Il tono oltraggioso dell'epiteto borbonico non era dato solo dai non meridionali, era dato innanzitutto dai meridionali antiborbonici. Se lo leggiamo alla luce dell'informazione quotidiana, della comunicazione quotidiana, borbonico sembrerebbe fascista, sembrerebbe in qualche modo leghista. E beh, io non credo che ne possiamo definire leghisti i borbonici e borbonici i leghisti. In questo senso, borbonico significa un atteggiamento mentale che cerca di garantire una identità culturale ideale alle genti del Mezzogiorno, così come non definiremmo fascisti o borbonici leghisti, in quanto la Lega rappresenta un'esigenza di identità culturale ideale delle popolazioni del Nord. L'uso che noi ne facciamo, sia di leghista che di borbonico, è del tutto affine, ma è del tutto improprio. Il regno dell'Italia unita dei Savoia non ha amato per niente il regno dei Borbone di Napoli e ce li ha presentati storiograficamente come degli inetti e dei burocrati. E rieccoci sullo scalone del museo. Qui forse la storia si spiega. Perché quando i piemontesi arrivarono alla fine dell'Ottocento e il regno di Napoli fu sciolto, su queste pareti furono appiccicate una serie di lapidone che raccontano la versione ufficiale che sarebbe passata in tutti i ginnasi d'Italia. Ferdinando è l'uomo che aveva espulso i gesuiti, lapide numero 3, era fuggito da Napoli, lapide numero 5, si era portato via il meglio delle collezioni e poi la situazione si era rimessa a posto sotto il dominio francese. Gioacchino Murat ridà vita agli scavi archeologici. Giuseppe Napoleone Bonaparte riordina il museo. Garibaldi, sottolineato dittatore, gli dà finalmente la veste ufficiale nazionale. Poi, infine, sotto la benedizione di Vittorio Emanuele, il museo prende la sua forma definitiva. Di chi fece le raccolte iniziali, di chi pensò ai primi progetti, nessuno parla più. E poi da 2 anni le cose sono forse cambiate perché il sovrintendente De Caro ha rimesso al suo posto il convitato di pietra, quella statua che Ferdinando fece ordinare direttamente a Canova e che cambiò anche un po' il gusto a Canova perché la prima statua non perfettamente neoclassica ma sostanzialmente realista, dove il re appare un po' come un Jean-Paul Belmondo in un film sugli antichi romani. La statua è tornata al suo posto e ha aperto una polemica con le lapidi. Potrà sembrare strano che un ex partigiano di Giustizia e Libertà, cioè un partigiano antimonarchico, constati le ingiustizie per cui mentre i Borboni, che erano degli anti-italiani, sono ospiti dell'Italia tranquillamente, i Savoia, che hanno fatto l'Italia unita, sono ancora in esilio.